questo kitty a chi lo do? Oh, ma buongiorno, possiamo cominciare? Bene. Cuoricini, cuoricine, come state? Tutto bien? Con i tarocchi interattivi di oggi parleremo di destino. Quindi inizieremo parlando di te, poi cosa è previsto nel tuo destino e a fine stesa ti chiederò di concentrarti su una domanda specifica che ti sta particolarmente a cuore per darti una risposta secca, un sì o no, con gli arcani maggiori. Subito dopo la sigla, con 3 varianti a scelta, il tuo destino esatto da adesso che mi vedi. Cuoricini, cuoricine, come state? Tutto bien? Prepariamo 3 varianti per questo interattivo, questo video, dal titolo "Il tuo destino esatto da quando mi vedi". Sapete che è un interattivo, quindi come tale va considerato. Se non fa riferimento o non risuona con la vostra situazione, lasciatelo andare, passate oltre perché significa che non è per voi. Vi ricordo anche che questo video, questo interattivo vale da quando viene visto, come ho già detto anche nel titolo, indipendentemente dalla data di pubblicazione, quindi vale anche se lo vedete tra 1 mese, 2 mesi, anche 1 anno, a prescindere da quando viene pubblicato. Oggettini, abbiamo 3 new entry. Il campanello per la variante numero 1 che simboleggia le novità, la corona per la variante numero 2 che simboleggia la vittoria e per ultima, ma non meno importante, la clessidra che ci porta nel qui e ora. Focalizzatevi bene su una di queste 3 varianti oppure sugli oggettini, come preferite voi, e andiamo a vedere il tuo destino esatto da adesso che guardi il video. Ti lascio un po' di tempo per pensare. Ok, campanello, iniziamo con te. Questo ne mettiamo qui. Suerte, campanello, per te. E andiamo a vedere il tuo destino esatto da adesso che mi vedi. Voglio ricordarti che a fine stesa ti chiederò di pensare intensamente ad una domanda e ti darò una risposta secca con gli arcani maggiori. Adesso vado a darti alcune lettere iniziali che dovrebbero avere un senso per te in questo momento che stai guardando il video. Per il campanello, vediamo cosa ci dicono. Qui abbiamo la lettera N, la lettera G, E, P, T, e la lettera I. Sono lettere che dovrebbero avere un senso per te, magari l'iniziale di un nome, di un paese o di una città. Adesso vado a darti 4 numeri che
che fanno parte di una data e potrebbero anche far parte del tuo numero di telefono, o essere numerini fortunati. Per il campanello vediamo. Numero 8, 42, 70 e 17. Sono questi. 8, 42, 70 e 17. E adesso andiamo a vedere chi sei tu, campanello. E poi, nella stesa successiva, il tuo destino esatto. E in ultimo ti chiederò di pensare a una domanda specifica e ti darò una risposta secca con gli arcani maggiori. Campanello, vediamo chi sei tu. Campanello, sei di un segno di fuoco, Ariete, Leone e Sagittario, ma potresti anche essere di un segno d'aria, Gemelli, Bilancia, Acquario, oppure avere un ascendente in uno di questi segni. Campanello, ti vedo una persona molto empatica, una persona che viene considerata anche un po' il punto di riferimento per altre persone, nonché potresti essere anche un amante degli animali. Campanello, ti vedo un qualcuno che in questo momento, circa una situazione, potrebbe sentirsi un po' titubante. Qui c'è una titubanza. Sei una persona molto saggia, una persona che quando fa una qualsiasi cosa ci pensa e ci ripensa. Vedo che di recente potresti aver trovato una soluzione circa un qualcosa o aver pensato come risolvere un qualcosa. Campanello, potresti anche avere dei figli o desiderare di averne. Vedi, non a caso, 2 carte qua che ci indicano un po' la stessa cosa. Questa è, diciamo, la paura di intraprendere o la titubanza nell'intraprendere, e questa è un po' un trattenersi. Il 9 di bastoni, chissà, adesso andiamo a vedere a cosa fa riferimento. Sentimentalmente parlando ti vedo innamorata o innamorato, presumibilmente potresti essere in coppia con un qualcuno, ci vedo una gran bella passione qui. Chissà questo viaggio o cambio di casa se l'abbiamo già fatto o aspettiamo di farlo. Campanello, di recente hai ricevuto una comunicazione da un qualcuno. Queste titubanze probabilmente fanno riferimento a una sorta di comunicazione o che stai aspettando o che hai ricevuto da un qualcuno. Qui abbiamo una situazione dove non ci vedi sufficientemente chiaro, non c'è sufficiente trasparenza, probabilmente parliamo di sentimenti, o che sei tu a non essere trasparente con un qualcuno, a non manifestare chiaramente quelle che sono le tue idee a questa persona, o viceversa ti accorgi che ciò che viene fatto o detto non rispecchia completamente quello che è la realtà. Campanello, ti vedo una persona amante della musica, potresti anche essere un musicista o una musicista, e ti piace scherzare, ti piace stare in mezzo alla gente, sei
Un qualcuno che lavorativamente parlando potrebbe di recente aver ricevuto una gratificazione o sta per riceverla, eh. Per il campanello abbiamo un artista o un musicista, un artista, potrebbe piacerti dipingere, disegnare. Come ti dicevo prima, sei una persona molto altruista, una persona che fa tanto per gli altri, però talvolta ciò che riceve potrebbe non essere all'altezza delle aspettative. Sentimentalmente parlando io ci vedo una certezza nella tua vita, eh. Oltre che artista qua, chissà che tu non sia una cartomante o un'appassionata in ambito esoterico. Possono piacerti i tarocchi o fai a tua volta anche i tarocchi? Particolarmente appassionata o sei un artista? Perché io qua ci vedo un probabile artista, eh. Campanello. Circa determinate cose che tu hai fatto per un qualcuno, vedi che una gratificazione arriva, o quantomeno ci sarà giustizia circa determinate situazioni dove alcune persone probabilmente non sono state completamente sincere con te. Che sei una persona allegra, già l'avevo detto prima. Forse all'apparenza siamo allegri e poi sotto sotto probabilmente non riusciamo ad essere completamente noi stessi, campanello. Mh. Ma adesso focalizziamoci sulla domanda dell'interattivo. Il tuo destino esatto, da quando mi vedi, quindi a partire da adesso. A fine stesa ricorda che ti chiederò, di pensare ad una domanda specifica, un qualcosa che ti sta particolarmente a cuore, e ti darò una risposta secca, con gli arcani maggiori, un sì o un no. E adesso vediamo il tuo destino. Mh. Dunque, il tuo destino, prevede che metaforicamente parlando, ci sono alcuni semi che in questo momento stai piantando o hai piantato e uno di questi in particolare germoglierà, perché ho 2 assi. Qui c'è un germoglio, un qualcosa che va a crescere, va a consolidarsi. Ho detto metaforicamente parlando perché appunto per me, quando escono gli assi è come aver piantato un qualcosa, aver fatto un qualcosa che è destinato a germogliare. Quindi il tuo destino prevede probabilmente, qui parliamo di sentimenti, magari con un segno di terra, un Toro, Capricorno, Vergine, o un qualcuno che diventerà una certezza nella tua vita. Penso che per un periodo ci si sentirà ancora un po', con questa carta dell'appeso, con una sensazione come se non si stesse andando né avanti né indietro. Infatti c'è incertezza qui, con questo 2 di denari. Mhmm
Mh. Il tuo destino prevede che da adesso in avanti tu vada a mettere a frutto una tua dote, mh, che presumibilmente ti porterà tranquillità economica. Quindi un qualcosa che vai a fare, o sei capace a fare, magari in aggiunta al tuo lavoro, che ti porterà tranquillità economica. Se in questo momento non sei in coppia con nessuno, io qua ci vedo l'arrivo di un corteggiatore, un probabile segno di fuoco, Ariete, Leone e Sagittario, magari un qualcuno che adesso ancora non conosci, questo è un interattivo, quindi qui mi indicano o, una certezza che c'è già, dove va a metaforicamente parlando, germogliare una situazione, oppure un corteggiatore che arriva, quindi non rimaniamo soli, campanello. Per il momento però, con questo eremita, penso che tu, come ti ho detto, vada a mettere a frutto una tua dote, vada a perfezionarti in un qualcosa, o lo farai in futuro, che, ti regalerà una certa tranquillità. Può essere anche una stabilità economica, quindi studiamo, campanello. Tra l'altro è come se tu circa questa cosa in un certo senso ti stessi trattenendo un po'. È venuto il momento di fare, non stiamo lì a rimuginare, a pensarci troppo. Vedo che nel tuo destino una famiglia, dei figli, e questa sarà la tua forza, Quindi ci vedo una famiglia, dei figli, una base solida. Abbiamo qua un segno di fuoco, un Ariete, Leone, Sagittario nuovamente. Può essere che sia il tuo compagno o sarà il tuo compagno. Vedi, parlavo di base solida, di aiuti. Qui indicano che in futuro, il tuo destino prevede che riceverai un aiuto dalla famiglia, quindi sarà la tua forza, la tua spalla. L'uomo che sarà al tuo fianco, l'uomo o la donna che sarà al tuo fianco in futuro, è qualcuno che conosci già da tempo, E questa persona è un qualcuno che ha la capacità di farti sorridere. C'è dolcezza nel suo modo di parlare, è un qualcuno, che però conosci già da tempo, e questa è la persona che io vedo nel tuo destino. Probabilmente non una novità, ecco, un qualcuno che conosci già. Penso che, il tuo destino preveda anche che tu debba tagliare i ponti
con delle possibili relazioni tossiche, eh? Qui è necessario tagliare i ponti, perché fondamentalmente circa il tuo destino nella stesa abbiamo 3 assi, 3 germogli. E allora, se questi germogli tardano a maturare, tagliamo i ponti con le situazioni tossiche, mh? E lasciamoli maturare, campanello, mh? Questo è quello che mi hanno detto per te, circa il tuo destino. 3 assi in una stesa notevole, eh? Può essere che tu decida, come ti dicevo prima, di mettere a frutto una tua dote. Ti stai preparando, ti preparerai, ti perfezionerai, quindi Mhmm, non a caso, ci escono questi 3 assi. E se parliamo di sentimenti, la famiglia sarà la tua certezza, okay, campanello? Adesso, come ti avevo anticipato prima, ti chiedo di pensare intensamente a una domanda, un qualcosa che ti sta particolarmente a cuore, e vado a darti una risposta secca circa quella domanda, anzi, circa questa domanda. Quindi pensa e vediamo cosa ti rispondono gli arcani maggiori per il campanello. Abbiamo la temperanza. La temperanza è un sì, quindi la risposta alla tua domanda è un sì, ma ci parla di pazienza, ci parla in un certo senso di attesa o, di un periodo dove è necessario, magari applicarsi, perfezionarsi, come avevamo già visto prima, ma la risposta è un sì. Vediamo, cosa ci dicono ancora. Per il campanello. Abbiamo il Papa, un ulteriore sì, quindi la risposta alla tua domanda è un sì, con pazienza, ma sicura di stare facendo la cosa giusta. E questo era per il campanello. Ti dico, a caricarti le batterie, e adelante con la temperanza e il Papa. Sei sulla strada giusta. Adelante, campanello. Corona, suerte per te. Andiamo a vedere il tuo destino esatto da adesso che mi vedi. Prima vado a darti alcune lettere iniziali che hanno un senso per te in questo momento. A fine stesa ti ricordo che dovrai pensare intensamente ad una domanda, un qualcosa che ti sta particolarmente a cuore, e ti darò una risposta secca con gli arcani maggiori. Adesso vediamo alcune lettere che hanno un senso per te. Possono essere le iniziali di un nome, di un cognome, un paese, una città. Mm? Per la corona.
Vediamo un po' cosa abbiamo qua. Lettera F, lettera A, G, R, S, L, mm, e lettera O. Queste sono per la corona. Adesso vado a darti 4 numeri che hanno un senso per te, possono far parte di una data, magari anche del tuo numero di telefono, oppure possono essere numeri fortunati. Da adesso che stai guardando il video, naturalmente. Numero 3, 12, 74 e 40. 3, 12, 74 e 40. Per la corona. Andiamo a vedere chi sei tu, corona. Beh, corona sei un segno di terra, Toro, Capricorno, Vergine. Ma potresti anche essere di un segno d'acqua, Cancro, Scorpione e Pesci, ovvero un ascendente in uno di questi segni. Corona, tu sei un qualcuno che di recente potrebbe aver sperimentato una chiusura di una situazione con un qualcosa, con un qualcuno. Probabilmente non ti sentivi completamente te stessa o te stesso, nonostante tu abbia infinite possibilità, Anzi, forse proprio perché hai dato valore a te stessa, alle tue possibilità, a te stessa o a te stesso, convertite voi il senso della stesa, io parlo magari al femminile, proprio perché hai dato valore a te stessa, è possibile che tu abbia deciso di chiudere con una situazione che ti limitava, ti sentivi limitata. Sei qualcuno che ha una pazienza infinita, con questa temperanza. Pazientiamo, corona. E a proposito di infinite possibilità, insomma, non solo possibilità, ma anche proprio un dono, la capacità in un qualcosa. Guarda, l'avevo appena detto, circa le infinite possibilità. E mi è uscita anche qui una carta che ci indica perché ti senti limitata, non è motivo. Hai tutto il necessario, tutto ciò che ti serve. Corona, ti vedo una persona molto dolce, con questa regina di coppe, e anche molto intuitiva, sei dotata di una marcia in più dal punto di vista intuizione. Allo stesso tempo, quando c'è da realizzare un qualcosa, non ti risparmi, a costo di arrabbiarsi anche ogni tanto,
cerchiamo sempre di arrivare al dunque. E qui con questa torre probabilmente siamo arrivati, a un dunque. C'è una persona che ti vuole bene e che ti sostiene e ti sta particolarmente vicino, ci tiene a te. Un probabile segno di terra, un Toro, Capricorno, Vergine, un qualcuno che potrebbe anche essere lontano da te, magari non vivete nella stessa città e questa persona, ti sostiene. Potrebbe anche essere un familiare, un parente, un amico, un compagno. Mh? E adesso Corona andiamo a vedere il tuo destino esatto, ed è in questo momento che stai vedendo il video. Penso che il tuo destino preveda, che tu debba lasciare andare un qualcosa, mh? Mh. Potrebbe essere anche un modo di fare, un'abitudine che hai nel comportarti, oppure determinate cose che sono state fatte. È necessario non pensarci più, è necessario lasciarle andare. Incluso se hai l'abitudine di spiare un qualcuno o di stare a guardare cosa viene fatto, magari da una persona che ti sta a cuore, non è necessario spiare, È come se il tuo destino prevedesse di cambiare un certo tipo di abitudine che tu hai. Sappi che il destino vuole regalarti un'opportunità con questa ruota, C'è un ciclo che va a chiudersi con questo 10 di spade, una situazione si conclude, arriviamo proprio alla fine e il destino ci regala un'opportunità con questa ruota. Andrei a fare una determinata cosa, una scelta qua. E potrebbe avere a che fare, con una persona. Io qui ho questo imperatore, una persona probabilmente un po' autoritaria, potrebbe essere, che lo sia stata in passato e per questo tu hai deciso di troncare, chiudere, oppure è una scelta che tu farai in funzione di un uomo che ha presumibilmente, qualche anno più di te, un bel caratterino con questo imperatore, e potrebbe non essere vicino a te, qui ho la carta del mondo, è un qualcuno con il quale tu comunichi, che magari è lontano, mh? Penso che il destino voglia regalarti un'opportunità, mh? Probabilmente con una persona. Oppure un'opportunità per far entrare una certezza nella tua vita, L'imperatore è una carta che mi parla anche di certezze, però qua è necessario definire un qualcosa, Definire che cosa intendo? L'asso di spade sono sempre, a mio avviso, delle decisioni anche importanti che vanno necessariamente prese. Mh.
Il tuo destino prevede che tu sia circondata di persone, o di gente che apprezza molto quello che fai, eh. Può essere per il tuo modo di essere, ma può essere anche per un qualcosa che andrai a fare per loro. Apprezzeranno molto. Ma qui cerca i sentimenti, l'uomo o la donna che sarà al tuo fianco, lo vedo arrivare, da un inizio, se vogliamo, passionale, ossia, cosa intendo? Una relazione che all'inizio è passione magari e poi diventa amore, cioè all'inizio è un qualcosa di più, diciamo, passionale, può essere anche una collaborazione, può essere, addirittura un collega di lavoro volendo, o d'un qualcuno con il quale tu collabori o avete delle cose in comune. Ehm, Si inizia con la passione che poi diventa amore. È un qualcuno che parla tanto, con il quale parlerai molto, comunicherai molto. Presumibilmente non sarà della tua città, Lo vedo lontano. Ci vedo comunicazione del tipo che si sta ore e ore al telefono, Tuo destino prevede che circa determinate possibilità che tu avrai, dovrai decidere in fretta, quello che vuoi fare, non stare a tentennare più di tanto, Le possibilità ci sono e bisogna accoglierle. Penso che, in particolare, ehm, sarai felice sentimentalmente, potrebbe essere con un segno d'acqua, un Cancro, Scorpione, Pesci, oppure con un segno di terra, un Toro, Capricorno, Vergine, che magari in questo momento non conosci ancora, ma se lo conosci già, presumibilmente dovresti riconoscerlo nella persona che ti ho descritto qui. E adesso, ti chiedo di pensare intensamente a una domanda che ti sta particolarmente a cuore e andrò a darti una risposta secca, con gli arcani maggiori, un sì o un no. Quindi concentrati, pensa a questa domanda e andiamo a vedere l'esito con gli arcani maggiori per la corona. Per la corona, vediamo. Vediamo la carta delle stelle. Beh, che dire. L'esito è più che positivo. La carta delle stelle ci indica anche una possibile situazione che, mhmm, ehm, si recupera. Magari può esserci stato un periodo di difficoltà, però poi i desideri e le aspettative si realizzano, nonché si va a recuperare una situazione. Ne metto giù ancora un'altra, vediamo.
per la domanda della corona. Abbiamo la carta del diavolo. Il diavolo cosa ci indica? Che circa questa domanda, questa cosa che tu hai pensato, ci sono degli aspetti che andrebbero rivisti. La risposta è un sì alla domanda, però ci sono degli aspetti che tu devi andare a rivedere in questa situazione. Probabilmente mettere da parte l'ansia, oppure essere un pochino meno nervosa o nervoso, dare spazio anche magari alle opinioni altrui, non pretendere tutto e subito. Sono degli esempi che ti faccio, perché qua l'esito è un sì, però questa carta del diavolo mi indica che è come se ci fosse un qualcosa che sicuramente, per far sì che ci sia questo buon esito, deve essere rivisto. E questo era per te, Corona. Ti dico sicuramente adelante con questo destino. Un qualcosa dovrei lasciare andare, ma il destino non mancherà di regalarti qua un'opportunità, coglila. Con le batterie sempre belle cariche, mi raccomando, Corona. È da un po' che non lo dicevo, quello delle batterie cariche. Però ti dico, adelante. Adelante, Corona. Clessidra, il qui e ora. Suerte per te. Andiamo a vedere il tuo destino esatto, da adesso che mi vedi. E ti ricordo che a fine stesa andrò a darti una risposta secca. Ti chiederò di pensare intensamente ad un qualcosa che ti sta particolarmente a cuore e con gli arcani maggiori ti darò una risposta secca, un sì o un no. Adesso iniziamo con alcune lettere che hanno un senso per te. Possono essere le iniziali del tuo nome, il tuo cognome, oppure la città o il paese dove vivi. Insomma, vediamo cosa ci dicono per la clessidra. Qui abbiamo la lettera T, la lettera E, lettera A, lettera M, la U, la V, ho tante lettere S anche, tante lettere S. Sì, tante lettere S, chissà a cosa fanno riferimento. Queste erano per te, clessidra. Adesso vado a darti alcuni numeri che fanno parte di una data. Potrebbero anche essere compresi nel tuo numero di telefono, oppure avranno un senso per te. Possono essere anche numeri fortunati, da adesso che stai guardando questo video. Per la clessidra. Numero 3,
48, 90 e 22. 3, 48, 90 e 22. E adesso vediamo il tuo destino esatto, Clessidra. Inizio col parlare di te. Clessidra, scusami, sei di un segno d'aria, Gemelli, Bilancia, Acquario? Ma potresti anche essere un segno d'acqua, Cancro, Scorpione, Pesci, ovvero un ascendente in uno di questi segni. La Clessidra è una persona molto passionale. È un qualcuno che di recente, anzi sei un qualcuno che di recente, è possibile abbia conseguito un qualcosa di importante. Può essere una qualsiasi cosa, sentimentalmente parlando o anche lavorativamente, qualcosa di sostanzioso qua per la Clessidra, a seguito di un'azione coraggiosa che tu sei andata a fare o sei andato a fare. Qui c'è stato del coraggio che ha portato a conseguire un qualcosa di importante. Ti vedo una persona molto giovanile, Clessidra, un qualcuno che magari dimostra meno anni dell'età che ha, e sei un qualcuno che, adesso voglio capire perché ci esce, che probabilmente si sta trovando in questo momento in una situazione che si ripete. Qui non a caso abbiamo l'appeso e la ruota, che in questo caso ci indicano che sei in una situazione ripetitiva, che probabilmente potrebbe non piacerti. Personalmente situazioni ripetitive non mi piacciono, magari a te sì. Ti vedo in questa situazione che si ripete, dove magari, ecco, vorremmo guardare oltre. Dopo vediamo cosa ci dice il tuo destino. La Clessidra è sicuramente una sognatrice, e penso che tu di recente possa aver realizzato un sogno a questo punto, e sono molto contenta per te. Sei un qualcuno che ha le idee chiare, sa quello che vuole, e non devono confonderti con una persona ingenua, perché tu sei tutt'altro. Magari fai pensare di essere ingenua, poi in realtà non lo sei, Clessidra, C'è un qualcosa che ti rende particolarmente pigra, ma son dell'idea che faccia riferimento a questa situazione ripetitiva, che nella quale ci siamo un po' assestati, ci siamo seduti sugli allori qua. Siamo particolarmente apatici, cosa che magari bisognerebbe evitare. È curioso, guarda. Circa l'aver conseguito un qualcosa che ti dicevo prima, probabilmente un sogno, un qualcosa che, aspettavi da tempo. Mi è uscita addirittura la carta del sole. Chissà cos'è che qui chiaramente è un interattivo, può far riferimento a tante cose, però deve essere qualcosa di bello e importante, e sono contenta per te, Clessidra.
Non a caso qua ci indicano che hai un bel caratterino tosto, qualche volta anche un pochino autoritario, un pochino, non sempre. Ma, come ti avevo detto già anche prima, mhmm, fai credere di essere ingenua o ingenuo, però poi in realtà non lo sei. Con l'imperatore qua poi, mh? Uhm, sono dell'idea che, forse stai aspettando perché lavorativamente parlando, economicamente, è possibile che qui, ecco, ci sia stata una gratificazione importante e che venga un po' meno il discorso sentimentale qua per la clessidra, nel senso, in questo momento è possibile che tu sia sola, o solo, e che non ti piaccia sicuramente esserlo, o magari sì, però che manchi nella tua vita la persona giusta. Ecco, questo mi viene da dirti. Possibile che la persona giusta manchi, ma ci stiamo impegnando, stiamo lavorando su noi stessi, clessidra, per far sì che, mhmm, possa esserci, ecco, l'arrivo della persona giusta, a meno che non sia già arrivata e che fosse qui, in queste 3 carte che ti dicevo prima, eh. Penso che probabilmente tu potresti esserti anche messo a dieta o messa a dieta o aver modificato un qualcosa nel tuo aspetto fisico, il taglio di capelli, oppure un qualcosa su di te. Qua io ci vedo che stai perfezionando qualcosa circa te stessa o te stesso. E adesso andiamo a vedere il tuo destino esatto, che cosa ci dice. Beh, non a caso parlando di perfezionamento, qua mi è uscita l'imperatrice, in tutto il suo splendore. Quindi qualsiasi cosa tu stia facendo, se è per te stessa, sappi che, mh, è molto positivo. Dunque, credo che il tuo destino preveda che sarà necessario per te fare ordine nella tua vita. Mhmm, cosa intendo? Ogni cosa al posto giusto, mh? Andiamo a sistemare le cose. Perché qui ho questo mago, andiamo a fare ordine, andiamo a mettere tutto o tutti al posto giusto. Mh. Non a caso parlavo di fare ordine e di mettere tutti e tutti al posto giusto, perché qui è necessario tagliare i ponti o sarà, ecco, il tuo destino prevede che si andranno a tagliare i ponti con un qualcosa, o sarà necessario farlo. Ricorda che è ciò che non ti fa sentire o non ti farà sentire completamente te stessa o te stesso, o dove fondamentalmente non riuscirai a vedere una via d'uscita e quindi abbiamo questa torre, non è un caso, tagliamo i ponti. Il tuo destino prevede che incontrerai la tua anima o la tua fiamma gemella qua, o l'hai già incontrata, chi lo sa. Mh. Mhmm, forse non ancora, perché qui questa carta mi indica trasformazione, cambiamento, e io qua ci vedo l'incontro
con un'anima gemella, una fiamma gemella. Potrebbe essere, di un segno d'aria, un Gemelli, Bilancia, Acquario, o avere un ascendente in uno di questi segni. Mh. Mh. Lavorativamente parlando, ci vedo per te una promozione, oppure potrebbe essere anche un contratto a tempo indeterminato, oppure nel tuo destino la possibilità di trasformare la tua passione in un lavoro. Questo è previsto per te. Mh. E nel tuo destino vedo un cambio di casa, Vedo un possibile viaggio molto importante che tu andrai a fare, mhmm, più facilmente un cambio di casa che aspetti, che è di fare da tempo. C'è il carro con le stelle. E sentimentalmente parlando, l'uomo che sarà al tuo fianco, in questo destino, devi sapere che è un qualcuno con il quale avrete molte cose in comune. Addirittura potrebbe anche essere un lavoro, se non un hobby o una passione. E lo vedo un pochino più giovane di te, potrebbe essere, o un qualcuno che ha un'aria un po' infantile o dimostra meno anni della sua età. Lo vedo giovanile. Avete o avrete un qualcosa in comune, magari un lavoro, una passione, qualcosa che vi accomuna, E e visto che qui abbiamo questa carta che simboleggia le anime o fiamme gemelle, è inevitabile che con questo amore guarderete insieme nella stessa direzione. Che sia perché c'è un qualcosa che vi accomuna e quindi lo porterete avanti insieme, o semplicemente ci stanno indicando un impegnarsi reciprocamente in un rapporto. Mh. Qui mi viene da dirti una frase di Shakespeare che dice: "L'amore non guarda con gli occhi, ma con l'anima, e voi due, certamente, con impegno reciproco, guarderete insieme nella stessa direzione." Clessidra. Stavo pensando se avevo ancora qualcosa da dirti. Circa, questo amore, è possibile che sia necessario definire o decidere comunque un qualcosa, magari un trasferimento, è possibile. O un cambio di casa insieme, oppure vale per te, qua ci indicano, decidere per uno spostamento che andrai a fare. E questo è quello che ho visto per te, Clessidra. Adesso ti chiedo di pensare intensamente a una domanda o qualcosa che ti sta particolarmente a cuore e io vado a darti una risposta secca con gli arcani maggiori. Quindi concentrati, pensa a questa domanda e vediamo cosa ci dicono per te. Mm. Per la Clessidra.
Abbiamo la papessa. La papessa innanzitutto ci indica una persona dotata di un gran bell'intuito, e la risposta alla tua domanda è sì, ma la situazione va ponderata con intelligenza. Ecco, c'è un qualcosa che un qualcosa per il quale bisogna seguire più la ragione rispetto al cuore, per la domanda che hai fatto. Quindi usiamo la testa, usiamo l'intelligenza. Clessidra. Ne metto giù ancora una. Comunque, certamente con la papessa la risposta è un sì. È come se, vedi, la chiave, vedi questa chiave che ha la papessa in mano? Indica che la chiave ce l'hai tu. Quindi, circa la domanda che hai fatto, usa l'intelligenza. E vedi che è un sì. Beh, avevo appena detto un sì, mi è uscito il sole, non ho dubbi. Clessidra, usiamo la testa e l'intelligenza. La papessa è una donna dalle infinite possibilità. E la risposta con la carta del sole è un ulteriore sì. E questo era per te, Clessidra. Ti dico, a caricarti le batterie, che è da un po' che non lo dico, e naturalmente adelante con questa fiamma gemella o anima gemella. E con oggi abbiamo finito, io vi ringrazio per avermi seguita, vi auguro come sempre una buona settimana perché domani è lunedì e vi saluto dicendovi cuoricine, cuoricini, adelante, ciao!